Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Esce oggi ufficialmente la nuova EcoFlow Delta 3 e oggi proviamo la Plus. Test quindi di questa nuova Power Station di EcoFlow, che è uno dei marchi leader nella produzione di questi prodotti, lo sappiamo. Si colloca in una fascia altissima per quello che riguarda la sua categoria, ovvero le Power Station piccole, portatili, con 1 kW di accumulo, che può sembrare poco ma in realtà offre delle soluzioni che possono risolvere dei problemi e aiutarvi in alcune situazioni, ma vedremo che ha delle funzionalità che possono anche aiutarvi alla fine a risparmiare in bolletta se imparate a gestirla. Sì, perché la particolarità di questa Power Station vedremo che saranno proprio le funzionalità smart avanzate di programmazione eccetera. Il video sarà un po' lungo proprio perché c'è tanto da vedere, quindi non perderei troppo tempo adesso a spiegarvi cose che poi vedrete dopo, ma vi posso dire che comunque parliamo dell'evoluzione della Delta 2, è stata migliorata, sono state aggiunte un sacco di funzioni, è stata diciamo abbellita, hanno cercato di fare un prodotto anche bello da vedere ed effettivamente lo è, diventa il punto di riferimento nella sua fascia di prodotto anche per il prezzo, perché comunque esce oggi, sarà in promozione fino a fine anno, costerà 999 euro. Vi lascio poi in descrizione, avrete un mio coupon sconto del 5% e avrete anche la possibilità di aggiungere una Power Stream, quindi anche compatibile con il sistema fotovoltaico da balcone, e con 100 euro vi daranno un Power Stream e un pannello ricondizionato da 400 watt. Power Station che è compatibile sì con il Power Stream ma anche con tutte le espansioni della gamma EcoFlow, Delta 3, Delta 3 Pro Max e Delta 2 Max, per arrivare fino a un massimo di 5 kWh di accumulo, perché la Power Station ha molte funzionalità che potrebbero renderla una Power Station idonea ad alimentare la casa. L'accumulo da 1 kWh siamo d'accordo che è piccolino, quindi non si può fare chissà cosa. Potenza di uscita nominale 1800 watt con un picco di 3600, il picco prendetelo sempre con le pinze perché è proprio solo uno spunto per determinati carichi, non potete attaccare un compressore che tira 2 kW e mezzo, non ce la fa. Misurerà, e lo vedrete, 3,98 x 200 x 2,84 e pesa appena 12 kg e mezzo, quindi adatta alla casa ma sicuramente adatta ad essere portata in camper, in tenda, nella vita outdoor, escursioni in barca, tutto quello che volete, anche perché ha delle caratteristiche che fanno parte di un gruppo di tecnologie che loro chiamano X-Core, tra cui l'X-Quite, che dichiarano una rumorosità inferiore ai 30 dB, tecnologia X-Treme che permette di ricaricare velocemente la batteria ma senza danneggiarla, l'X-Boost che appunto alza la potenza nominale per dei picchi, però detto prima, da prendere con le pinze, e sempre in queste tecnologie c'è anche l'X-Guard che la rende impermeabile agli schizzi, non è che la potete immergere, ignifuga, non dovrebbe andare a fuoco ma non proverò, e dovrebbe resistere anche a delle cadute che non proverò. Ci saranno poi in vendita due versioni, la Delta 3 normale e la Delta 3 Plus. Sostanzialmente lo vedete qui nella scheda, cambiano le potenze delle uscite USB e cambia il fatto che la normale avrà solo un ingresso solare, mentre la nostra sì ne avrà due. Li testeremo e vedremo come si comportano. Rispetto a una Delta 2 cosa cambia? Cambia sostanzialmente tutta la parte estetica, il tipo di uscita, il form factor ok, ma sostanzialmente ha una ricarica più veloce, perché dove la Delta 2 ci mettevo 80 minuti a caricare il 100% da spin, con questa riusciamo a farlo in 56 minuti. E vi ricordo che anche questa Delta 3 è possibile utilizzarla con il charger da alternatore per caricarla in viaggio. Bene, vi ho presentato più o meno la macchina, adesso sicuramente la volete vedere, quindi andiamo subito a spacchettarla, ma prima di andare avanti col video mi raccomando iscrivetevi al canale che non costa nulla, per voi è solo un click, per me è molto importante, mi fate crescere così riceveremo prodotti sempre più interessanti. Buon video! Allora, eccolo qui l'imballo della nostra nuova Power Station. Qui fuori abbiamo i dati di targa, abbiamo già il peso dell'imballo totale 14,52, peso netto 12,83, null'altro di particolare, però abbiamo già una scatola che rivela il contenuto, quindi marchio e disegno della Power Station. Apriamola, non abbiamo la doppia scatola ma abbiamo delle ampie
protezioni, molto robuste, molto duro come materiale, tra l'altro anche marchiato EcoFlow, ben protetta. Dentro troviamo subito la Power Station e una scatola di accessori, la tiriamo fuori. Arriva senza un sacchetto, senza nulla. Poi sotto abbiamo di nuovo delle ampie protezioni che, prima di arrivare a danneggiare la Power Station con questo spessore, capite bene che è molto difficile. Scatola di accessori, null'altro. Vediamo subito che accessori abbiamo in dotazione. Guida rapida per far vedere che c'è l'applicazione, dichiarazioni eccetera eccetera, fino ad arrivare a una guida rapida in inglese per quello che riguarda le connessioni, le impostazioni principali, per poi arrivare a informazioni di sicurezza, null'altro. Poi sacchetto per l'umidità, connettore per l'uscita a 12 volt da 5 mm e mezzo, cavo di alimentazione con ingresso IEC e spinasciugo, e poi abbiamo come ricarica in auto 12-24 volt XT60. Come avrete notato non c'è un cavo XT60 MC4. Perché di solito EcoFlow lo dà con i suoi pannelli, almeno i portatili. È chiaro che per una macchina di questo livello va bene che abbiamo due ingressi XT60, ma almeno un solo cavo XT60 MC4 secondo me doveva esserci. Eccola qui, avete visto che ho potuto maneggiarla con facilità, non è pesante. Abbiamo questi due ampi maniglioni molto comodi, sono lisci, non hanno parti gommate ma si impugnano bene. E poi l'estetica della nostra Power Station, che è stata molto curata. Hanno deciso di dare molto più aspetto estetico ai loro prodotti. Abbiamo tutta questa struttura in questo color grigio parzialmente satinato, molto bello, il logo EcoFlow, tutti questi dettagli cromatici che sono puramente estetici, non servono a nulla in una Power Station. La parte superiore con questa finitura a triangoli nera opaca che dà buona solidità, una buona impressione. Abbiamo connessioni da una parte, l'altro lato uguale a quello di prima e tutta la parte frontale. È ben costruita, per carità, si sente che è un oggetto di qualità, nulla da dire. Qui abbiamo le prime connessioni. Qui dietro abbiamo delle griglie a nido d'ape per l'aria e le ventole, molto belle anche queste esteticamente. Quindi il passaggio dell'aria praticamente avviene in questa zona dietro le maniglie. Qui sotto abbiamo degli ingressi e delle uscite. Allora, in questo sportello, che è molto comodo da aprire, tante volte nei video vedete che tribolo ad aprire gli sportelli e quindi in quel caso li odio. In questo caso mi piace perché protegge, ma hanno avuto l'intelligenza di fare un sistema per farlo aprire che non bisogna impazzire. Ingresso solare, ingresso espansione, ingresso AC. Avremo quindi connettore di espansione per le batterie, ingresso diretto del 230 e poi attenzione perché è la prima volta che vediamo un ingresso 11-60 volt, 15 ampere massimi per porta. Abbiamo due ingressi XT60, quindi vuol dire che possiamo portare un pannello qua e un pannello qua con 15 ampere al massimo per porta. 15 ampere sono quelli che può tirare lei. Se collegate un pannello che rientra in tensione ma che ha 16 ampere, non è che succede nulla, lei ne tirerà solo 15. Qui sotto abbiamo poi la prima uscita, che è l'uscita del 12 volt. Abbiamo quindi la porta accendisigari, protetta da un bello sportello, non c'è scritto da quanti ampere è, lo cerchiamo poi sulla targhetta, e le due uscite a 12 volt 3 ampere. Qui abbiamo la parte frontale, anche se è un lato. Stesso discorso del passaggio dell'aria qua sopra, e poi anche qui abbiamo un design molto ricercato perché abbiamo questa parte nera che rimane a filo con questa bordura, un bel display che adesso poi vedremo, e il dettaglio da notare sono questi tasti che sono stati realizzati a filo del pannello con un certo design anche loro. 4 uscite con presa asciugo, 2 uscite USB-C che fanno 140 watt, suppongo entrambe ma lo verifichiamo, e qui abbiamo 2 uscite USB tipo A fast charge. I pulsanti saranno l'accensione della Power Station, l'accensione della parte AC e l'accensione della parte USB. Adesso guardiamo un attimo i dati. La targhetta è molto piccola, bisogna avere già 10 decimi per leggerla tutta. Tutte le varie caratteristiche, il fatto che sia Bluetooth, il seriale della macchina. Allora abbiamo intanto il modello che si chiama come codice EFDL HD4, batteria
batteria chiaramente da 1024 Wh 1 kW a 51.2 volt 20 Ah, temperatura di carica da 0 a 45 gradi, di scarica da -10 a -45, ingresso AC fino a 10 A, ingresso in DC, quindi pannelli fotovoltaici, auto eccetera. Allora abbiamo questo range da 11 a 60 volt, 15 A, dove abbiamo un massimo di 1000 watt che diventano un massimo di 500 watt per porta, quindi perfetto per mettere due pannelli. Uscita in potenza da 1800 watt, i dati della porta extra battery, l'uscita a 12 volt che sarà una presa accendisigari da 10 A più quelle che abbiamo visto da 3 A. Per quanto riguarda le porte USB tipo A, abbiamo una 5 volt 2.4 A, 9 volt 2 A, 12 volt 3 A, 36 watt massimo per porta, totale 72 watt. Poi abbiamo le USB-C che abbiamo 5, 9, 12 e 15 volt a 3 A oppure 20, 28 volt a 5 A per un massimo di 140 watt per porta non totali, mentre i totali diventano 280. Ora è il momento di accenderla. Tasto power che rimane illuminato. Sul display avremo la percentuale interna con questo display a segmenti che è semplice ma è molto bello. Le ore stimate di autonomia. Qui abbiamo due indicatori con un livello minimo e massimo e i dati della potenza in ingresso che non vengono distinti a C e DC e di uscita che non vengono distinti a C e DC. I comandi sono di questo tipo, quindi basta premerli, attacchiamo l'USB e rimane accesa la spia. Sul display segnala con il simbolo della Type-C e della Type-A. Accendiamo la parte AC, tasto illuminato e compare la scritta 50 Hz con le prese attive. Se attacchiamo la parte posteriore con l'uscita accendisigari, si accende il connettore circolare del 12 volt. Con le uscite attive possiamo spegnere la Power Station C, compare off e lei si spegne. È partita per un secondo la ventola che ha fatto quindi un check, un reset. Riaccendiamo la Power Station. Tutto molto bello, tutto esteticamente molto curato, hanno cercato di portare il livello un po' più in alto, la componentistica interna sicuramente è di altissima qualità, però mi fanno viaggiare una batteria al 26% come stoccaggio, come ben sappiamo in una percentuale bassa, perché le batterie di questo tipo andrebbero tenute sul 50-60%. Ora partirei subito dall'abbinamento in app, quindi applicazione EcoFlow, bisogna fare l'accesso se avete un account, viene immediatamente trovata la Delta 3 Plus anche senza fare la ricerca dei dispositivi, lo aggiungiamo. Questa macchina ha anche l'accesso al wifi, quindi in questa schermata possiamo configurare la connessione wifi ed è la prima volta che trovo la possibilità di fare l'accoppiamento tramite il VPS e il tasto del router, ma possiamo fare comunque l'abbinamento classico cercando una rete wifi e immettendo la password. Andiamo avanti, la macchina fa l'accesso al cloud diviso in 3 fasi. Come nome del dispositivo viene utilizzato il numero di serie e puoi modificare il nome nelle impostazioni. Va benissimo, il dispositivo è connesso. Qua possiamo scegliere, come avevamo già visto altre volte nell'app EcoFlow, 2 modalità di visualizzazione, quindi a flusso di energia in tempo reale oppure una visualizzazione standard che riprende graficamente il display della macchina. Io in questo caso preferisco la visualizzazione standard. Nell'immagine dice già che su questa curva dove abbiamo un segno rosso e un segno verde, che sono anche gli stessi che abbiamo sul display, abbiamo la possibilità di impostare limite di scarica e limite di ricarica e questa è una cosa molto interessante. Allora stiamo visualizzando assolutamente quello che c'è anche sul display della macchina. Qui sotto abbiamo 4 riquadri che indicano in tempo reale l'ingresso AC, tutti e due gli ingressi XT60 che vengono differenziati e anche la gestione della porta extra battery a livello di ingressi. A livello di uscite abbiamo invece il controllo anche qui di tutte le singole porte che chiaramente possiamo attivare in tempo reale. Se clicchiamo sulla batteria ci dà la percentuale della batteria della Delta 3 Plus, la capacità e anche la temperatura.
Qui sopra abbiamo l'autonomia, se clicchiamo sopra torna sempre sulla batteria. Abbiamo poi tutte le impostazioni, quindi la possibilità di rinominare il dispositivo, la possibilità di attivare o disattivare i segnali acustici, e ogni volta che prende un comando risponde anche con un beep sul display. Chiaramente se disattiviamo il segnale acustico non risponde. Possibilità di condividere il dispositivo con altre persone. Il timeout automatico. Abbiamo un timeout del dispositivo che è impostabile da 30 minuti a salire fino alle 24 ore oppure mai. Il timeout dello schermo possiamo impostare invece in secondi, quindi 10 secondi e si deve spegnere. Poi abbiamo il timeout dell'uscita C e dell'uscita DC. Vedete che dopo i 10 secondi si è spento il display. Possiamo impostare l'uscita CA a step di 30 minuti, un'ora, eccetera, fino alle 24 ore oppure mai. Questo serve a far spegnere automaticamente le uscite se sono attive, solo se non sente nessun carico. Non abbiamo la possibilità di impostare i watt del carico. Questo per l'uscita CA, mettiamo mai. Bisogna dare conferma con la B, altrimenti non prende il comando. Stessa cosa per l'uscita in DC. Quando diamo un comando di un'impostazione, prende la Power Station l'impulso, dà una conferma sonora e si riaccende anche il display. Display che noi vogliamo tenere acceso e anche il dispositivo. Ok, tutto mai. Luminosità dello schermo, possiamo gestirla in automatico, non credo abbia un sensore, probabilmente varia in base all'orario, o in manuale, possiamo abbassarlo al 14%, vedete che diventa molto meno luminoso. Vediamo fino a quanto lo fa abbassare, mettiamo l'1%, rimane comunque visibile, prende automaticamente il fuso in base alla connessione. Impostazioni del wifi possiamo abilitare o disabilitare la connessione automatica, possiamo anche disabilitarlo, quindi scegliere noi di connetterla o meno. E qui abbiamo ad esempio le impostazioni dell'ingresso, possiamo decidere se caricare a una determinata potenza, se ottimizzare la ricarica per preservare l'integrità della batteria, se attivare una ricarica silenziosa con una potenza di ricarica che farà diminuire la rumorosità della ventola. Se scegliamo silenziosa vedete che imposta 200 watt, ma in realtà possiamo anche modificarlo. Per ogni valore che andiamo a impostare ci dice in tempo reale, in base alla percentuale della batteria, quanto tempo impiegherà a ricaricarla. Questa è una cosa molto interessante, perché se io so che ho a disposizione solo un'ora, capisco che la devo caricare a 1000 watt perché ci metterà un'ora e un minuto. Ogni volta che tocchiamo lo slide diventa impostazione personalizzata, non tariffa, questo è un errore di traduzione. Se impostiamo la carica ottimizzata fa da sola, se impostiamo silenziosa fa a 200 watt. Se impostiamo carica ottimizzata mi segna un 500 watt, se impostiamo silenzioso un 200, altrimenti diventa personalizzata. Lasciamolo pure in carica ottimizzata e vediamo cosa succede quando la mettiamo in carica. Ingresso di ricarica per il solare auto, allora qui adesso mi scrive massimo 8 A, quindi sulla prima porta e sulla seconda porta, se abbiamo dei problemi invece di corrente, possiamo diminuire fino a 4 A, quindi 4, 5, 6, 7, 8 è il range che ci fa personalizzare. Accensione e spegnimento automatico del generatore intelligente, questo è per gestire l'accensione automatica del generatore. Sapete che EcoFlow ha anche una gamma di generatori smart. Uscita, abbiamo un X-Boost che è una funzione per dare uno spunto maggiore quando attacchiamo un carico importante. Questa memoria della porta di uscita è molto importante, è una funzione che può servire a molte persone, che quasi nessuna Power Station ha a memoria. In pratica, quando il dispositivo è spento o interrompe l'erogazione dell'energia a causa del livello basso della batteria, le porte di uscita CA e CC memorizzano il proprio stato perché vengono spente. Quando il dispositivo viene riattivato, la batteria raggiunge un certo livello di carica, che è il SOC minimo, le porte riprenderanno lo stato. Cosa vuol dire? Che se io ho le porte AC accese o DC, la Power Station arriva al 10%, me le spegne, quando poi il giorno dopo torna al sole, me le riaccende in automatico. Questa, ragazzi, guardate che è una funzione che mi avete sempre chiesto e che non abbiamo praticamente mai trovato. Il bypass dalla rete
è una funzione che possiamo impostare dove l'alimentazione delle uscite, raggiunto il limite di scarica, diventa bypass dall'ingresso e quindi non tirerà giù la batteria ma continuerà ad alimentare le uscite. Impostazioni per il risparmio e per il backup. Allora, qui possiamo impostare i limiti. Il limite di scaricamento, che possiamo impostare con lo slide consigliato 10%, limite di ricarica consigliato 90%. Questi sono i valori standard per questo tipo di batterie, anche se è difficile beccare il punto giusto, ok. La batteria smette di ricaricarsi quando raggiunge il limite di carica e di erogare energia quando raggiunge il limite di scarica. Impostazioni della tariffa serve solo per calcolare i costi, i risparmi, eccetera. Modalità di funzionamento. La riserva di backup è la parte della batteria che viene utilizzata solo durante un'interruzione di rete. Quando il livello della batteria è superiore al livello di riserva, la modalità di risparmio selezionata diventerà operativa. Quando scende al livello di riserva, la batteria interrompe la scarica e subentra alla rete. Al di sotto del livello di riserva, sia la rete che l'energia solare caricano la batteria. Durante un'interruzione di rete, la batteria si scarica fino al raggiungimento del limite di scarica, che è il comportamento normale che abbiamo visto adesso con tutti i SOC. Poi abbiamo altre modalità. Modalità 2, ottimale per massimizzare i risparmi su un piano tariffario variabile grazie alla programmazione intelligente dell'energia solare e della carica e scarica della batteria. Per attivare questa funzione dobbiamo disattivare il bypass di rete. Poi abbiamo l'alimentazione automatica, ideale per i nuclei domestici con un piano tariffario fisso che vogliono usare l'energia solare solo per caricare la batteria quando è al di sopra del livello di riserva di backup. Allora, non è chiarissimo, adesso poi le testiamo tutte le varie funzioni, però la modalità automatica è l'ideale perché in pratica permette di utilizzare i pannelli solari quando c'è produzione, dopodiché fa il bypass da rete. Invece la modalità 2, se l'attiviamo, vedete che consente di impostare un piano tariffario, quindi impostando una valuta e andando poi a mettere una programmazione delle tariffe possiamo scegliere in quali orari caricare, scaricare, eccetera. Allora, questa funzione che si chiama TOU, che sarebbe Time of Use, tempo di utilizzo, serve sostanzialmente a impostare dei parametri secondo i quali automaticamente, in base al tipo di gestore, lei può decidere in autonomia di ricaricarsi in determinati orari quando magari l'energia costa meno, per poi sfruttare tutto quello che può prendere anche di giorno dalla produzione fotovoltaica. Quindi una cosa interessante poi da testare quando ce l'avrete a casa per vedere se effettivamente riesce a farlo. Io non potevo pubblicare un video che durava 2 ore. L'alimentazione automatica è sicuramente la modalità più utilizzata. Allora, in riserva di backup ci fa arrivare al minimo che è il 15%. Il 75% della capacità della batteria verrà utilizzato per l'esecuzione della modalità di risparmio, tuttavia in caso di interruzione di rete potrebbe rimanere solo il 15% della batteria per alimentare i carichi domestici, quindi qui possiamo gestire quanto tenere di scorta per il backup. Io terrei semplicemente il funzionamento con il limite 10-90, anzi il 90 per fare le prove. Lo portiamo a 100. Operazioni pianificate, porca miseria, ne abbiamo un sacco. Possiamo impostare delle attività dove, se ad esempio possiamo decidere che in una data ad una certa ora parta la ricarica CA, oppure possiamo gestire con le programmazioni orarie una volta ad una certa ora parte la ricarica solare 1, solare 2, possiamo gestire la programmazione della scarica CA, della scarica CC e della scarica USB. Impostazioni di emergenza, lo Storm Guard. Se nelle prossime 12 ore verranno rilevate cattive condizioni meteo nell'area del tuo dispositivo, si attiverà il sistema di avviso maltempo e riceverai una notifica sul telefono. Verifica che il dispositivo sia connesso al wifi e alla rete per una ricarica rapida in preparazione a un'eventuale interruzione di rete. Se in base alle condizioni meteo sanno che arriverà una cattiva condizione climatica e che quindi non ci sarà produzione solare, automaticamente attiverà una ricarica per garantire di avere dell'accumulo. Questa è una cosa anche carina. Abbiamo firmware con un pallino rosso, quindi è già da aggiornare, possibilità di contattare l'assistenza, tutte le specifiche della macchina.
Stile dell'home page è quello che abbiamo scelto prima, elimina dati, possiamo anche spegnere la Power Station. Allora facciamo in diretta un aggiornamento firmware, passiamo dalla 6.31.48.22 alla 6.49.74.44, compare app, qui sotto non si vede bene graficamente ma c'è una banda che si completa con la percentuale crescente. Allora prima che finisca l'aggiornamento le novità sono che viene modificato a 2 ore il tempo di standby predefinito, ottimizzato l'effetto di visualizzazione dell'icona della ventola e la logica di visualizzazione dell'icona UPS, ottimizzata la logica di funzionamento della rete in bypass, ottimizzata la logica della protezione di sovratemperatura delle porte USB-C, ottimizzata la logica di comunicazione wireless con i parametri, ottimizzata la logica di calibrazione della tensione del prodotto. Va bene, prodotto aggiornato, avremo un sacco di miglioramenti, quindi facciamo le prove con la Power Station al top. Va bene, iniziamo a fare delle prove di ricarica. Vi ricordo che non abbiamo cavi XT60 MC4 in dotazione perché normalmente EcoFlow li dà con i pannelli. Se volete usarla con altri pannelli ve li dovete procurare. Iniziamo a dare un ingresso AC per vedere come si comporta con i vari profili di ricarica. Ok, vedete che parte salendo in maniera progressiva e questo ci piace parecchio. Su display come in app abbiamo lo stesso valore e vedete che abbiamo anche un grafico che ci fa vedere in tempo reale anche l'evoluzione della curva di ricarica. In questo momento sta caricando a 500 watt perché gli abbiamo detto di usare una velocità di carica ottimizzata. Se mettiamo ricarica silenziosa scende e si attesta a 200 watt, vedete che abbiamo anche la curva che scende nell'applicazione, o altrimenti possiamo mettere una modalità personalizzata portandola al massimo a 1500 watt. Ovviamente con la qualità del prodotto vedete che abbiamo una salita della potenza progressiva, vedete che adesso sale molto lentamente, vediamo fino a che potenza si attesta. Dunque abbiamo impostato una ricarica completa in 40 minuti a 1500 watt con un'impostazione personalizzata, ma comunque sta caricando solo a 630 watt. Proviamo a mettere 1300, ma non cambia nulla. Proviamo a mettere 800, diamo l'ok, non cambia nulla, si pianta sempre comunque a 630 watt. Proviamo a vedere invece come lavora con gli ingressi in DC. Vedete che abbiamo qua la schermata con i 4 valori dove mi dice che in CA sta arrivando 634 watt. Ora provo a dare 2 ingressi XT60, uno da 24 volt, uno da 48. Qui abbiamo un 24 volt che gli diamo subito in ingresso. Ok, vedete che si illumina anche l'ingresso solare, ma che ha delle difficoltà a partire. Stacchiamo un attimo l'ingresso AC. Parte l'ingresso ma si ferma. Proviamo a cambiare porta MPPT, proviamo la porta 2. La porta 2 funziona e si stabilizza su 400 watt di ricarica sul 24 volt. Se io attacco anche la porta AC, in questo caso si attesta a 620 watt, quindi si ferma sempre su quei 600 watt di ricarica. Ora stacchiamo di nuovo la C. Stacchiamo l'ingresso a 24, provo a dargli un ingresso a 48, vediamo un po' cosa succede. Parte una ricarica a 385 watt nonostante sia un 48 volt. Se io do anche l'ingresso a 24, vedete che bilancia i 2 ingressi contemporaneamente ma sempre per stare sui 600 watt. Questo 600 watt però non è scritto da nessuna parte perché qui abbiamo le modalità disattivate, abbiamo la velocità di ingresso di ricarica CA a 1500 ma che comunque non c'entra nulla con l'ingresso fotovoltaico. Vedete che adesso sta tirando dall'ingresso a 48 385 watt, dall'ingresso a 24 che è il secondo 204 watt. Vediamo cosa succede se do anche l'ingresso CA. Parte anche la ricarica CA ma prende solo una sessantina di watt dalla rete più i 380 del 48 volt e i 176 del 24 volt per stabilizzarsi sempre sui 600 watt.
Più di questo in questo momento non carica. Ora proviamo ad attivare l'uscita AC. Ho attaccato un carico che è il radiatore svedese da 800 watt. Allora in questo caso sale la richiesta CA perché diventa 840 watt, l'ingresso a 48 diventa 384 e l'ingresso a 24 diventa 179. Se io tolgo l'ingresso CA, vedete che sale anche quello che prende dagli ingressi in DC. Mi sta prendendo 404 watt dall'ingresso a 24, 386 dall'ingresso a 48. Se io tolgo l'ingresso a 24 si stabilizza sempre a 380 sul 48 volt. Se io tolgo il 48 volt e metto sul secondo canale il 24 inizia a prendere i 400 watt perché in uscita ne abbiamo di più. Se sposto l'ingresso a 24 sul primo canale vedete che partono sempre i 400 watt, però poi si fermano. Quindi sul primo canale non gli piace il 24 volt. Invece adesso proviamo a mettere il canale a 48 volt sul secondo e non sul primo e vedete che aumenta la produzione, ha fatto un picco di 500 watt, poi si è stabilizzata a 380, mentre lo stesso ingresso se lo metto sul canale 1 riparte anche di qua con un picco di 500 e poi si stabilizza di nuovo a 380. Quindi il 48 volt gli piace su entrambi gli MPPT, il 24 per qualche strana ragione gli piace solo sul secondo ingresso che colleghiamo in questo momento. Quindi ora sta massimizzando la produzione per quanto riguarda i due ingressi in DC e arriva fino a 800 watt. Allora in questo momento sta scaldando, c'è il simbolo che girano le ventole e vi posso dire che si sentono girare proprio solo mettendo l'orecchio vicino. È come se fosse completamente fanless, si sente veramente poco, si sente per assurdo di più la ventola che mi è partita di là dove ho gli alimentatori. Quindi lei è assolutamente silenziosa perché in questo momento le ventole stanno girando, esce un po' di calore ma è come se non ci fossero. Vediamo se poi aumentano anche di intensità. Va bene, quindi continua a alimentarmi l'uscita a 800, prende tutto quello che può dai pannelli, diciamo, diamogli anche l'ingresso AC. Lei in questo caso prende 1,4 kW dalla rete, poi si stabilizza, sta facendo tutti i suoi calcoli per decidere dove prendere l'energia, quindi in questo momento mi sta prendendo 400 watt dall'ingresso a 48, altri 400 dall'ingresso a 24 e 900 watt dalla rete. Si è stabilizzata in questa condizione dove mi sta prendendo in totale 1700 watt distribuiti sui due ingressi DC più l'ingresso in CA per alimentare l'uscita da 800 watt. Andiamo a controllare le impostazioni. Allora io in questo momento ho spento l'ingresso a 24, quindi stiamo tenendo solo un ingresso a 48 volt come fosse un pannello più l'ingresso CA. Lei in questo momento sta decidendo di prendere un totale di 1500 watt facendo 1,10 kW più 380 per alimentarmi un'uscita da 770 watt circa. Allora nelle impostazioni noi abbiamo un SOC basso al 10% e abbiamo una ricarica del 100%, dove nello specifico abbiamo un'uscita di 700 watt, in questo momento un ingresso di 1500. Lei cosa sta facendo? Sta prendendo comunque 1 kW dalla rete più i 400 che arrivano dal pannello perché mi sta ricaricando la batteria. Adesso con la modalità di lavoro che abbiamo in questo momento noi abbiamo un 10% come SOC minimo di batteria e un 100% come SOC massimo di ricarica. Cosa succede se spengo l'uscita AC? Lui, non avendo più uscita, abbassa la potenza di ricarica e me la porta in questo caso a circa 700 watt che distribuisce prendendone 380 per quello che riesce dall'ingresso DC e gli altri 380 dall'ingresso AC. Se noi invece riattiviamo l'uscita AC, quindi gli facciamo di nuovo tirare i watt in uscita, lui va a aumentare la ricarica, quindi aumentando il prelievo da rete, me lo porta a più di 1 kW prendendo sempre tutto quello che può dal pannello. Adesso andiamo invece a testare le modalità di funzionamento
potremmo passare in alimentazione automatica, dove sopra la percentuale di backup dovrebbe dare la priorità solo dall'ingresso fotovoltaico. Vedete che ha staccato la ricarica AC anche se abbiamo un'uscita superiore all'ingresso, e infatti se andiamo nella schermata principale l'uscita è collegata ma non sta prelevando nulla, perché sta dando priorità al fotovoltaico fino al raggiungimento della percentuale impostata. La percentuale impostata in questo caso di backup è il 20%, proviamo a mettere il 35% e vediamo cosa succede. Ok, al 35% non ci siamo ancora arrivati, ma inizia comunque a prendere dalla rete, anche se siamo al 37%. Modifichiamola un secondo, questo 35% lo mettiamo a 32%. E ancora non stacca, mettiamolo a 30, a 30 stacca, quindi abbiamo un range, un'escursione che è ben lontana rispetto alla percentuale che andiamo a impostare. Qua bisogna trovare la quadra. Allora, adesso abbiamo impostato il 30, siamo al 37 e ancora non sta prelevando dalla rete. Proviamo a vedere in questo caso, attivando il 30%, a quale percentuale inizia a prelevare dalla rete man mano che scende. Togliamo direttamente l'ingresso di ricarica. Lei continua comunque ad erogare, non ci sono ingressi, non sta prelevando dalla rete, siamo arrivati al 36, in app tra l'altro mi dice 37, adesso si è sincronizzata. Vediamo a quale percentuale inizia a prelevare rispetto al 30 che abbiamo impostato. Allora, siamo al 35, ancora non parte. Quindi lei ragiona che indipendentemente da quanto ci sia di ingresso solare, perché se noi adesso gli ridiamo alimentazione perché magari è tornato il sole, continua a prendere tutto quello che può dall'ingresso in DC e praticamente l'autonomia aumenta. Siamo già arrivati al 34, non è ancora partita la ricarica AC, poi magari va via il sole, quindi va di nuovo a zero la produzione dell'ingresso DC e la percentuale continua a scendere. Siamo arrivati al 34, non parte ancora la ricarica AC. Siamo arrivati a 33, non parte ancora la ricarica C. Vedete che poi in app ci mette sempre un attimino a sincronizzare. Vi ricordo che abbiamo impostato il 30 come percentuale minima. Siamo al 32, ancora non parte la ricarica AC. Siamo arrivati al 31, non parte ancora la ricarica AC. Siamo al 30 anche in app, non parte il prelievo da rete. Siamo al 29 e non parte il prelievo da rete. Ricontrolliamo le impostazioni, ma siamo effettivamente in modalità di funzionamento alimentazione automatica con la percentuale di riserva di backup del 30%, siamo arrivati al 28 e ancora non preleva da rete. Vi confermo che la rete è collegata, aspettiamo. Qui intanto possiamo vedere che abbiamo sempre il controllo dell'uscita. Vedete che qua sotto abbiamo anche un memorandum che ci dice ricarica rapida 28%, livello di riserva di backup 30, siamo arrivati al 27 ma ancora nulla, c'è ancora qualcosa da affinare. È partita adesso. Mentre stavamo giocando e controllando, siamo arrivati 3 punti percentuali sotto il valore impostato, quindi dal 30 è partita al 27 e adesso sta prendendo di brutto. Proviamo a scendere a 1000, il bypass del 750 in uscita più i 1000 che gli sto impostando di ricarica. Vediamo se metto 500. Scende e mi fa esattamente quello che c'è in uscita più i 500 di ricarica, quindi da qui potete decidere il surplus di energia. Adesso rimettiamolo al massimo, così vediamo anche al contrario quando si ferma. Praticamente è arrivata al 30%, ha smesso di prelevare in più dalla rete e cosa ha fatto? L'ha portata alla percentuale impostata. Ora mi sta facendo il bypass di quello che esce con quello che entra per tenere esattamente la batteria al 30%. Se questo sale, verosimilmente salirà anche il prelievo da rete. Facciamo subito una prova, attacchiamo un altro carico.
Vedete che siamo saliti a 1400 watt e automaticamente ha iniziato a prendere 1400 watt anche dalla rete. Nel momento in cui scende il carico continua a fare solo semplicemente quel piccolo bypass. Se invece noi entriamo anche con i pannelli, parte la produzione anche dai due ingressi in DC, scende quello che preleva da CA, ma lei comunque continua anche a prendere dalla rete. In questo momento sta prendendo 770 watt dalla rete, che sono quello che è in uscita, quindi continua a fare il bypass, più quello che arriva dai pannelli, che sono altri 700-800 watt. Vediamo fino a che percentuale continuerà a prelevare dalla rete. Allora, siamo arrivati già al 40% col SOC minimo impostato a 30 e continua a prendere anche i 770 watt dalla rete. Vedete che abbiamo un secondo ingresso che va e viene, non è colpa della Power Station, ma è il mio alimentatore che si spegne e si accende perché è arrivato alla frutta, ma potrebbe essere esattamente quello che succede con un pannello che va e viene, lui continua a gestire in automatico. Allora, adesso si è fermata, quindi appena arrivata al 40% no, ma quando si stabilizza al 40% smette di prelevare dalla rete, quindi in questo momento sta prendendo solo quello che arriva dai pannelli e smette di prendere in ingresso dalla C quello che c'è in uscita sul carico. Diciamo un range un po' troppo ottimistico, sarebbe stato più sensato magari che si fermasse verso il 35, magari questo sarà oggetto di miglioramento nei prossimi firmware. Ora lei va avanti fino al raggiungimento della percentuale che abbiamo visto prima sotto il SOC impostato. Non prenderà più nulla dalla rete, ma prenderà tutto quello che eventualmente arriva dai pannelli, anche nel momento in cui non ci fosse nessun ingresso perché va via il sole, non preleva fino alla percentuale minima inferiore al SOC che abbiamo visto prima. Se invece in questa condizione, dove è al 38% la percentuale che scende, il carico da alimentare, vado a cambiare modalità di lavoro, non sto più in alimentazione automatica, la disattivo, lei inizia a prelevare da rete con un valore di ricarica impostato a 1500 watt. In questo caso vedete che inizia a prelevare 2 kW, 2 kW e 2 che sono praticamente i 1500 impostati più quello che deve garantire in uscita. Se noi abbassiamo questo a 1000 diventano 1000 più il bypass per alimentare l'uscita. Quando c'è da alimentare anche un'uscita fa la somma dell'ingresso più quello che deve dare al carico fino a un massimo di circa 2 kW. Vedete che poi si attesta sui 2 kW. Se io invece tolgo l'uscita, nonostante i 1500 watt impostati, in questo momento sta caricando a 1200 watt per portarmi solo a carica completa la batteria, ma avete visto prima che c'erano delle fasi dove invece decideva di alimentarla a 600 watt, quindi ha un ragionamento tutto suo, anche questo secondo me migliorabile a livello di firmware. Queste mie prove serviranno sicuramente per sviluppare dei firmware più performanti. Adesso la faccio arrivare al 100%, così facciamo poi le solite prove, quindi uscita monofase, bifase eccetera, facciamo il test dell'onda sinusoidale, facciamo il test reale dell'alimentazione di questo piano dove abbiamo delle luci schizzinose. Ora facciamo il solito test di durata che faccio sulle Power Station un po' più importanti per capire se rimane accesa a carico zero e quanto tempo dura. Allora, ok, siamo arrivati al 100%, stacchiamo l'ingresso C, attacchiamo l'uscita AC invece, quindi uscita accesa sono le 15 del 22 novembre, vediamo come va l'autoscarica. Allora, giorno seguente siamo al 73%, sabato 23 alle 9:55, andiamo avanti. Allora, notte fonda è al 54%, sono mezzanotte di domenica 24 e siamo arrivati al 54%. Allora, eccoci qua, siamo al 10%, è ancora accesa, però non so quando si è disattivata l'uscita AC. Anzi, vedete che è arrivato a questa percentuale, non me la fa più attivare. Sono comunque le 9 di mattina di lunedì 25, quindi adesso facciamo due conti, senza però un dato che mi sono perso per strada, ossia a che ora ha spento l'uscita C. Fino a ieri sera era accesa ed eravamo a circa il 18%. Allora, dai miei calcoli abbiamo fatto un primo step di 3 misurazioni dove in 33 ore abbiamo perso il 46%.
facendo poi un calcolo, una proporzione, riesco poi a capire in che ora deve essersi spenta e secondo me si è spenta più o meno all'1 di notte del 25. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è stata accesa 58 ore e ha perso il 90% per poi staccare l'uscita C. Vuol dire che 58 ore sono 2 giorni e mezzo. Verosimilmente in quei 2 giorni magari esce un po' di sole per ricaricarla un po' tramite un pannello, quindi dovrebbe garantirvi un'autonomia che poi varia da caso a caso, però direi che ha una buona efficienza. Va bene, abbiamo fatto il test di durata, non siamo riusciti bene a comprendere quanto sarebbe rimasta accesa, ma comunque abbiamo visto dai tempi che ha un'ottima efficienza. Se dobbiamo metterla in luoghi dove abbiamo bisogno di corrente ma senza consumi, esempio un garage con una porta automatica, con la sua altissima efficienza riuscirà a garantirci questa alimentazione. Ora andiamo avanti a fare un po' di prove, riattacchiamo l'alimentazione perché vediamo come si comporta in modalità UPS. Allora, luce accesa, uscita attivata, stacchiamo l'alimentazione esterna e avete visto che ha fatto un velocissimo lampeggio. Ridiamo alimentazione esterna, rifà di nuovo un piccolissimo lampeggio e va in modalità UPS. Ora testiamo l'uscita monofase e bifase, quindi uscita monofase perché sul neutro non abbiamo nulla, stacchiamo l'alimentazione, spengo la luce per farvi vedere che si accende pochissimo il cercafase su un filo, ma anche sull'altro. Diamo ora un'occhiata all'onda sinusoidale che esce fuori, quindi onda pura perfettamente sinusoidale quando è in modalità UPS, togliamo la modalità UPS e rimane tra l'altro una delle più belle onde che ho provato da quando inizio a fare questo test, anche senza ingresso collegato. Ridiamo la rete, cambia pochissimo, quindi un ottimo inverter a bordo. Bella sicuramente da vedere, ma la prova finale, lo sapete, la facciamo alimentando questo piano per provare le cose un po' più schizzinose, tipo questa luce che con le Power Station che non escono proprio pulite ogni tanto sfarfalla. Ed eccoci qua a questa prova. Bene, 200 watt in uscita, lei era carica. Tra l'altro anche i dispositivi wifi che avevamo visto in un altro video per ridurre i consumi della casa, l'ho caricato da poco, deve essere il video prima di questo o poco manca, funzionano correttamente perché adesso la linea qua del box taverna alimentata dalla EcoFlow, lui è regolarmente collegato e funziona, quindi anche in bifase funzionano. Allora, luci molto bene, la luce a LED nessun problema, non rimane niente acceso, ma d'altronde abbiamo visto che ha un'uscita di bifase notevole. Computer acceso, tutte le parti elettroniche senza nessun problema, già che ci siamo intanto lo arrestiamo. Altra luce a LED con tubi a LED, nessun problema, ma come ben sapete quella che fa girare le balle è sempre questa, che invece è assolutamente perfetta. Anche se la spengo nessun problema, il garage, il motore vedete che lampeggia, è tutto correttamente alimentato, funziona tutto molto bene. Proviamo un neon tradizionale con lo starter, nessun problema. Non avrete quindi problema ad alimentare tutta la casa sfruttando anche tutte le sue funzionalità avanzate. Un gioiellino. Allora, test di tutta la parte DC delle porte USB eccetera. In questo momento abbiamo le USB attive e la porta 12 col jack da 5,5. La porta 12 col jack da 5,5, visto che c'è anche il cavetto, mi è venuto in mente di suggerirvi che ad esempio possiamo usarla in mobilità per alimentare questo, che ad esempio è un router 4G, avevamo fatto un video, è quello che uso io sul camper, perché ha l'ingresso a 12 col jack da 5,5, quindi lo alimentiamo tranquillamente con l'uscita a 12 della macchina. Il consumo è bassissimo. Parlando invece della parte USB, vedete che in questo momento stiamo tirando 130 watt perché sto caricando un telefono in ricarica rapida, delle batterie, delle altre batterie, e riesce a dare molta potenza sulle USB senza nessun problema. Vedete che se stacco queste cambia poco, se stacco queste cambia poco, quindi stiamo dando 120 watt dalle due porte Type-C, divisi come
Ne avevamo una trentina su questa porta e su questa porta questo telefono in fast charge mi sta tirando 93 watt, chiaramente ci va un cavo adeguato. Parlando invece di ricarica in viaggio, quindi senza il caricatore da alternatore di EcoFlow, caricandola con una banalissima presa accendisigari che ora simulo con un'altra power station che chiaramente non vi faccio vedere perché non è oggetto di questo video, attaccandola ad una presa accendisigari qualsiasi vediamo a che potenza si attesta. Vedete che si accende l'ingresso solare, lei si ferma esattamente a 100 watt di ricarica sul 12 volt di una presa accendisigari, che vuol dire, occhio e croce, circa 10 ore per caricarla tutta. Siamo a fine video, mi è piaciuta molto, devo essere sincero, è un bellissimo prodotto da vedere, da toccare, da utilizzare. Il video è già diventato lungo per farvi capire un attimo tutte le varie tipologie di funzionamento, ha già ricevuto 2 aggiornamenti da quando l'ho accesa. È un oggetto definitivo, ma EcoFlow è sempre stata molto attiva nell'aggiornamento dei firmware, ne riceverà sicuramente tantissimi perché ha molte funzioni che sono potenzialmente interessantissime, migliorabili, l'abbiamo visto, ma non è un problema hardware, sono solo piccoli affinamenti da fare a livello di firmware. EcoFlow è molto attenta a seguire le richieste degli utenti, c'è un gruppo Facebook molto attivo dove c'è del personale che raccoglie le richieste e le inoltra all'azienda, quindi sono sicuro che riusciranno a migliorarla notevolmente. Non costa poco, ma se avete bisogno di queste funzionalità, al momento in questo tipo di prodotto, in questa dimensione e potenza, è di fatto l'unica che ha tutte queste funzioni. Forse sono anche troppe, parere personale mio, sì, si poteva semplificare molto, ma comunque c'è praticamente tutto quello che vi può servire nella gestione dell'energia di una power station a casa. Poi è chiaro che se la dovete portare in giro basta attaccare un pannello o accendere l'uscita C e avete risolto tutti i vostri problemi, però quando poi la riportate a casa, la collegate al fotovoltaico, magari fate la programmazione della ricarica da rete fatta come si deve, sicuramente può darvi delle soddisfazioni per un prodotto che almeno per i suoi 5 anni di garanzia vi fa stare tranquilli. Consiglio l'acquisto sul link ufficiale, trovate tutto in descrizione e io vi ringrazio. Se vi è piaciuto il video, anche se lungo, un bel like, mi raccomando che non costa nulla. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta o se passate al negozio da Torino, caffettino. Grazie, ciao da Massi Dattoli.